Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi faremo un ulteriore approfondimento riguardo Playground. Volevo parlare in particolar modo della generazione di immagini di persone, per evitare che l'intelligenza artificiale di Playground ci restituisca delle immagini di persone o personaggi, a seconda di quello che volete creare, che abbiano delle deformità. Può essere spesso tipo le mani o gli occhi. Prima di iniziare però vi chiedo come sempre una reazione sotto ai video, di mettere un mi piace se comunque il video vi è stato utile o comunque vi ha dato anche solo qualche spunto, di condividere con persone a cui questi training, questi tutorial gratuiti possono interessare, possono quindi essere di aiuto, e di iscrivervi al canale per non perdere ulteriori aggiornamenti, ulteriori video tutorial che potrebbero interessarvi. Sono dei piccoli passaggi che a voi non costano nulla, a me permettono di far crescere il canale e ottenere il risultato di raggiungere più persone possibili, e per contribuire così, anche se in piccola parte, a dare una mano a queste persone che vogliono migliorare alcune loro skill o che comunque vogliono far crescere la loro attività online e magari non sanno da che parte iniziare o che non sanno come fare buon uso degli strumenti che oggigiorno sono a nostra disposizione. Bene, fatta la solita premessa, andiamo a creare la nostra immagine. Quindi entriamo in Create. Quindi poniamo di voler realizzare l'immagine di una giovane donna. Partiremo da Stable Diffusion 1.5. Io mi scuso per la voce rocca, va e viene, ma ho un nodulo in gola praticamente, detta proprio così, e ho delle difficoltà a volte a schiarirla, comunque non mi si schiarisce. E a causa del lavoro proprio che faccio, a parte i video che io faccio qui, però faccio dei training proprio al di fuori dell'online, pertanto le corde vocali sono molto sollecitate per questo nodulo. Dovrei fare della rieducazione in buona sostanza, ma il tempo è sempre tiranno e magari dovrei fermarmi anch'io un attimo. Niente, questo è una breve parentesi, magari anche di fatti miei. Però. Ripartiamo da quello che stavo dicendo. Quello che vi vorrei... allora, usiamo il modello Stable Diffusion 1.5. Le dimensioni 512x768, quindi utilizzando questo, benché magari voi inseriate le negative prompt, può essere che vi restituisca comunque delle immagini con delle deformità. In buona sostanza, quello che dobbiamo fare è pensare a quello che normalmente viene creato, ai problemi che dà Playground quando creiamo un'immagine di un soggetto, di una persona o di un personaggio. Quindi come negative prompt ho inserito questi e al limite ingrandite ve li copiate, sono quelli che vi suggerisco di inserire, onde evitare appunto di avere queste problematiche, cioè di arti mutilati, quindi mancanti, dita troppo lunghe, oppure anche gli occhi deformati, la faccia deformata, o di trovarvi due teste, oppure occhi chiusi, quindi eccetera. Qui ho racchiuso un po' tutto ciò che voglio non accada nel momento in cui l'intelligenza artificiale realizza l'immagine che io desidero. Quindi queste sono le negative prompt, scusate, che vi suggerisco. Questo rafforza il fatto che questo tipo di dimensione, che è adatta al ai ritratti, sia anche la dimensione che crea un po' più problemi riguardo le malformazioni appunto della mano, degli occhi. Quindi utilizzando delle negative prompt rafforziamo di più il nostro prompt. Poi andando sotto lasciamo il prompt guidance a 7. Quality and details io la lascio a 35, non molto alta. Questo AIDA sampler che li trovate qui cliccando Advanced Option. Io comunque vi rimando per tutte queste sezioni ai video precedenti di Playground. Qui analizziamo semplicemente come eventualmente realizzare una immagine fotografica di una persona che sia il più realistica possibile
e quindi che non abbia delle deformazioni. Come sampler potete usare questo tranquillamente. Realizziamo pure 4 immagini, private session, non la dimenticate, e in alto adesso inserisco il mio prompt, io l'ho già preparato, lo vado a copiare. Quindi l'ho copiato, non dimenticate comunque di indicare portrait photo, quindi io ho messo poi il soggetto di una ragazza felice, giovane e felice, di una bella ragazza giovane e felice, ultra realistica, cioè voglio qualcosa di realistico, close up, cioè intendo un primo piano, lunghi capelli rossi, occhi verde scuro, gli occhi devono essere tagliati, che guarda nella macchina fotografica, come background scelgo un campo di girasoli, mi ispiro a questa fotografa e vi consiglio comunque sempre di indicare eventualmente un artista, che può essere un fotografo, un pittore, in modo da indicare eventualmente uno stile che preferite. E poi ho messo AutoCAD Artistic Photography. Come filtri in alto, scusate, vi consiglio Instaport. Una volta che abbiamo stabilito tutto, generiamo e vediamo come salta fuori la nostra immagine. Ecco qua. Allora, se le mettiamo su 4 colonne, ci mette le ragazze in modo che possiamo vedere tutte e 4 le immagini. Allora, se le vogliamo invece vedere meglio, ecco qua, abbiamo i nostri primi piani abbastanza realistici. Vediamo magari anche con l'altro filtro, questo scusate, al posto di Instaport, Polaroid. Riporto, mi si è mossa la qualità, io faccio 35 e al momento lascio KDPM2. Vedete com'è cambiato? È meno realistico. Allora, se noi mettiamo, vedete la differenza? Se comunque utilizzando questo filtro indichiamo anche la tipologia della fotocamera, potremmo ottenere un risultato diverso. Quindi mettiamo la tipologia anche di macchina fotografica e obiettivo. Ecco qua, vi faccio vedere dal più in ravvicinata. Queste sono le immagini create ora, ok? Proviamo a riportare con questi input invece Instaport. E adesso avevo indicato di generarne una sola. Comunque questo è il risultato che ci ritorna con questi prompt con il filtro Instaport. Eventualmente Playground cosa ci suggerisce anche come tipologia di macchina, e adesso ve la indico anche questa. E quindi potete indicare questa che vi ho segnato adesso. Vediamo se cambia qualcosa. Io adesso vado a generare sempre un'immagine sola comunque. Eccola qua. Direi comunque non male. Proviamo a mettere a confronto le due immagini. Direi che questa mi risulta più nitida, dove io ho indicato Nikon. Se volete cambiare, puoi mettere per esempio questo Ancestral. Quindi qui lasciate Instaport, eventualmente lasciate tutto così e ne generiamo un'altra. Ok, eccola qui. Questo è sempre con questa tipologia di macchina fotografica. Proviamo a riportare Nikon, quello che avevo messo io, cioè questo Nikon 50mm f1.8. Proviamo a generare di nuovo questa, però questa volta appunto cambiando e mettiamo KTPM, questo qui, no scusate, mettiamo l'Ancestral e ne generiamo una nuova. Così vediamo anche come vi risultano con i vari sampler e come vi risultano mettendo anche la tipologia di macchina fotografica. Se non mettessimo nulla, vediamo, se proviamo a cambiare filtro, può essere adatto ai ritratti, quindi clicchiamo qui,
copiamo sempre il prompt, però volevo farvi vedere, no, non cliccando la tipologia di macchina fotografica, scusate, anche con Instaport non dovrebbero venire malvagie. In questo caso non ho messo praticamente l'indicazione di una macchina fotografica. Le differenze le vedete poi da voi tranquillamente. Vedete? Qui abbiamo indicato le tipologie di macchine fotografiche. Qui no. Se io prendo questa a questo punto, ok, clicchiamo qui e facciamo image to image, ok, lo usiamo, poi ci ritroviamo qua sotto l'immagine, inserisco nuovamente la tipologia di macchina fotografica, lascio tutto come prima, diminuisco la qualità, io ho detto che utilizzavo un 35, qui tolgo il SID, riporto a KDPM2 e elaboriamo. Questo l'avevo portato a 20. Ecco qua l'immagine come mi risulta a questo punto, vedete? Indicando comunque anche la tipologia di macchina fotografica. Vedete, qua si vede nettamente la differenza. Possiamo anche cambiarlo come abbiamo fatto prima con l'Ancestral e ne generiamo una nuova. Eccola qua. Quindi adesso possiamo realizzarne anche un altro, volendo facciamo di un ragazzo. Quindi cambiamo qui, vediamo, mettiamo Young Man. Happy Young Man, lasciamo ultra realistic, mettiamo capelli scuri, facciamo gli occhi marroni, look at the background, cambiamo il background e mettiamo una città per esempio, quindi cities background. Possiamo cambiare anche l'artista il fotografo a cui ci vogliamo ispirare, scusate, Lindbergh, ok, e lasciare tutto il resto uguale. Le esclusioni rimangono queste, cancelliamo l'image to image, altrimenti ci lavora sempre su quello, facciamo KDPM2, qua lasciamo 35, 7 e Instaport va benissimo. Ok, generiamo. Adesso ne sto generando una. Ecco, vedete qua ci ha fatto il ragazzo e mi sembra che anche le mani possano essere abbastanza decenti. Se lo guardiamo qua, possiamo view full screen, vedete? Mi sembrano abbastanza in ordine. Le nostre negative prompt hanno funzionato. Andiamo un attimo, magari invece di una facciamone un paio, così almeno abbiamo più scelta. Ecco qua i nostri baldi giovani. Il concetto poi rimane quello che abbiamo visto per le immagini realizzate per la ragazza. Quindi inserire comunque l'indicazione di un artista e anche il discorso della macchina fotografica, perché comunque come abbiamo visto qui ha fatto la differenza. Copiatevi poi eventualmente i prompt qui indicati in modo da evitare di avere delle malformazioni. Qui mi sembra che il processo sia venuto abbastanza bene. Io termino qua, spero che con questi riusciate a migliorare le vostre immagini. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, tutti i link utili relativamente a tutti gli altri video li trovate sotto a questo video. Se il video l'avete trovato utile vi invito nuovamente a mettere un mi piace, ad iscrivervi al canale per non perdere ulteriori video tutorial e a condividere i video tutorial che presento sul mio canale con altre persone a cui questi argomenti possono eventualmente interessare.
Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, ci vediamo alla prossima, ciao!